Allora, quello cos'è? Questo è la versione Black Edition dell'amplificatore della Unison Research, Eccolo qui. S6. Sì, stiamo per provarlo tra un po', ma prima ancora questo è il teaser della presentazione del progettista. Esattamente, con il quale abbiamo avuto il piacere di parlare, che ci ha illustrato tutte le finezze tecniche che caratterizzano questa Black Edition. Che lo differenziano da quello. Esatto, e di contenuti tecnici ce ne sono veramente tanti, molto interessanti. Seguiteci, follow la campanella, subscribe, ciao ciao ciao. Allora, siamo qui in presenza del progettista di Unison, giusto? Uno dei progettisti, sì. Si presenti. Allora, io sono Alessio Fusaro, mi occupo dello sviluppo dei nuovi prodotti, in particolar modo della sezione a valvole e dell'ingegnerizzazione, in quanto ho lavorato col signor Sacchetti, fondatore dell'azienda, da diversi anni. Perfetto. Perché sei qui, Alessio? Sono qui per presentare questi 3 nuovi prodotti che sono stati presentati in questo momento a Monaco, che è un'edizione speciale che si aggiunge alla produzione di serie dei nostri 3 prodotti più venduti, il Simply Italy, l'S6 e il Traedo 25. Per fare questa nuova edizione abbiamo pensato di dare un'estetica leggermente diversa, che vedrete nelle immagini, con delle finiture di pregio superiore, con delle finiture più scure, con dei caratteri diversi e una finitura nera. Sì, ma andiamo sul tecnico. Subito. Non ti dilungare in queste questioni che non ti appartengono. No, io mi occupo solo di te. Bravo, esatto. Allora, volendo far capire bene le differenze tra una serie e un'altra, che non sono solo nell'estetica, ho portato le schede delle 2 versioni. E quindi non mi fai sventrare perché è già tutto sventrato. Esattamente, avrai l'occasione più avanti. Vabbè, ti perdono. Allora, questo è il selettore ingressi che si usa nell'edizione normale dell'S6. Ok. È un selettore di ingressi con tutti i segnali. Facciamo vedere. Lo appoggio. Ok. Dimmi quando possiamo toglierlo, Giulio. Ok. Questo invece è il selettore ingressi della serie Black Edition. Come vedete abbiamo utilizzato delle soluzioni che si utilizzano nelle serie di maggior pregio. Ok. Utilizziamo dei relè per gli ingressi che ci permettono di avere una distinzione tra i canali molto superiore e di avere una reiezione ai disturbi, vuol dire che è molto silenzioso, più silenzioso rispetto alla versione precedente. Ok, e tu parli di distinzione quando parli di diafonia? Esattamente, diafonia tra i canali, divisione delle masse, in modo tale che questo ingresso non dia fastidio a quest'altro ingresso quando stiamo ascoltando Quindi la musica. questo relè vuol dire che quando switcha un ingresso sull'altro toglie sia la massa che il polo caldo? Esattamente, e chiude il carico su una resistenza, così il segnale che c'è qui resta solo in questa parte della scheda e non va in giro a dare disturbi. Perfetto. La schedina verticale che hai staccato? La schedina verticale l'ho staccata per far vedere che qui non passa il segnale audio, quindi resta solo su una scheda singola, molto schermata, e la schedina verticale comanda i relè e comanda gli ingressi del DAC che è presente in tutti i modelli della serie. Questo lo possiamo togliere, quindi. Questo è il DAC che sarà presente in tutti i modelli della serie, ha un ingresso USB fino a DSD 256, un Toslink e un SPDIF. È un DAC interno, è semplice da collegare anche se vuole essere utilizzato con una televisione o con un computer, come secondo le esigenze preferite. E che chipset usa? È sì, esattamente, un XMOS, quello che utilizziamo anche nelle serie di Prestigio come il CD1 e il CD2. E le sue alimentazioni sono separate e vengono fornite da questa scheda. Benissimo, quindi questa la togliamo, no, perché poi sai che questa roba me la porto tutta via io, No, torna con me. Quest'altra scheda, questa sarebbe la scheda dell'alimentazione di servizio di un S6 normale. Ok. E serve tutti quanti. Servizio vuol dire tutto quello che non riguarda i circuiti di segnale. Quindi. Esattamente, quindi vuol dire scaldare il filamento delle valvole, far funzionare il motorino del volume, il microprocessore che riceve, e in questo caso abbiamo deciso di separare tutte le alimentazioni. Ne abbiamo una per i filamenti che fanno accendere le valvole, una per gli strumentini,
una per la parte digitale del DAC che è separata da quella della parte analogica, in modo tale... Le affiancate così? Sì, senz'altro. Perfetto. In questa maniera, se una parte crea un assorbimento dei consumi, non dà fastidio alle altre. Ok. Questo permette di far lavorare tutti nel migliore dei modi possibili, fondamentalmente. E mettiamo via anche queste, E passiamo. il mio zaino è qui a destra, beh, andiamo avanti. Passiamo alle differenze più grosse. Per questa serie noi volevamo ottenere 3 risultati principali per portare le tecnologie che abbiamo nei modelli più grandi in questa serie più diffusa. Noi volevamo avere degli apparecchi più silenziosi possibile, in modo da sentire ogni dettaglio della musica, perché il tappeto di rumore nasconde i dettagli, certo, quello che ascoltiamo. Volevamo avere qualcosina in più di potenza per avere un po' più di dinamica e volevamo avere un'estensione sulle basse frequenze ancora più estesa. Questa è la scheda dell'S6 di produzione standard. Sì. Ci sono delle resistenze e dei condensatori che servono alle valvole che, per chi sa di cosa stiamo parlando, si chiama autobias. Purtroppo le resistenze dissipano potenza e portano via potenza ai tubi. La potenza dei tubi è molto preziosa. Abbiamo anche dei condensatori che sono necessari per bypassare le resistenze, però come sappiamo i condensatori ci mettono l'ora, allora meno sono, generalmente meglio è. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di eliminarli. Sì. Utilizziamo un alimentatore in più che serve per regolare tramite i potenziometri il bias delle valvole. Facendo questo cosa abbiamo ottenuto? Tolto le resistenze abbiamo un 15% di potenza in più, quindi abbiamo 40 watt sull'edizione Black Edition invece dei 35 della versione standard. Abbiamo tolto anche i condensatori. Togliendo i condensatori che fanno anche da filtro abbiamo raggiunto un'estensione più verso le basse frequenze più estesa, quindi con questo partiamo da 5 Hz, mentre con l'edizione standard partiamo da 15. Quindi questo aggiunge dinamica al suono, aggiunge un'estensione maggiore verso le basse frequenze senza sfasamenti o alterazioni del suono. Abbiamo introdotto anche i condensatori Mundorf nelle sezioni di segnale e selezionato le resistenze in funzione dell'utilizzo che devono avere. Quindi abbiamo delle Vishai, abbiamo delle resistenze particolarmente adatte nel caso che possono lavorare ad alta temperatura e così via. C'è stato anche un redesign di tutti i circuiti che ci ha fatto raggiungere quello che forse è la cosa un po' più sorprendente dell'amplificatore. L'S6 standard ha un rumore col volume al massimo di 5 mV, che è un buon risultato perché è un classe A senza retroazione globale, ce l'ha solo su una parte, per cui il rumore delle valvole del riscaldamento c'è sempre. Avevamo fatto il prototipo del Black Edition e avevamo ottenuto un bel risultato che era di 3 mV. Quando abbiamo iniziato la preserie, che è l'evoluzione del prototipo, che sarà poi che è l'affinamento del prototipo, sono andato a fare le misure, ho chiamato subito i miei colleghi perché ero rimasto talmente stupito. 1 mV solo di rumore col volume al massimo, quasi come uno stato solido, che è un gran risultato per un amplificatore a valvole senza retroazione globale. Assolutamente. Questo tutto è il frutto dei miglioramenti che ci sono stati un po' di qua, un po' di là, e dei miglioramenti che erano parte solo degli amplificatori più preziosi. Li abbiamo introdotti in questa speciale edizione. Ci sono poi delle importanti novità anche sul Simply Italy, per esempio. Su tutta la Black Edition usiamo questo selettore degli ingressi particolari, questi diversi accorgimenti. Nel Simply Italy in particolar modo non c'è più l'autobias con la resistenza, ma ci sarà un circuito elettronico che controlla la corrente e fa lavorare il tubo sempre durante tutta la vita dell'amplificatore alle massime prestazioni, prestazioni sonore, non che il tubo sia tirato, ma nelle condizioni, nel punto di lavoro che vogliamo noi. Certo. E un'altra grande particolarità è che per il Simply Italy della Black Edition abbiamo voluto utilizzare la stessa struttura del trasformatore di uscita che usiamo nel Simply 845, che è una delle nostre prestazioni più prestigiose. Che noi abbiamo provato sul canale. Sì. E quindi invece di avere solo 2 avvolgimenti primari, 2 secondari come l'edizione standard, solo quello che normalmente è utile per un amplificatore di questa fascia, siamo passati a un trasformatore di uscita che ha ben 5 sezioni di ingresso e 7 sezioni di uscita. Caspita. In questa maniera tutti i flussi elettromagnetici si concatenano nel modo più preciso possibile, si estende la banda, si abbassa la distorsione e si è in grado di pilotare anche carichi bassi
bassi utilizzando tutta la poca, tra virgolette, potenza di un singolo tubo. Questo non era possibile farlo sull'S6 perché sennò sarebbe servita una scheda grande così solo per la gestione dell'elettronica. Benissimo, e nella scatola bianca cosa? Ah, ecco, questa è una cosa... Scordato, quasi, sì. perché sono cose che si vedono da fuori e io tendo a vedere le cose che si vedono da dentro. Allora, per la Black Edition abbiamo utilizzato dei pregiati tubi, non che sono pregiati anche i Tunstall, però questa diciamo è hanno una marcia in più. Sono delle Genelex Gold Lion KT77 con i filamenti della griglia placati oro. Questo permette delle prestazioni superiori e come sappiamo la potenza degli amplificatori a valvole dipende anche dalla distorsione, certo. Quindi un 1% di distorsione è possibile ottenerlo con una valvola che distorce ancora meno, quindi questo permette anche quel plus di potenza, certo, che ha questa versione in più, oltre le caratteristiche sonore della KT77. E ovviamente anche i trasformatori di uscita e i settaggi interni dell'amplificatore sono fatti per l'utilizzo di una KT77 che è simile a una L34 ma non è esattamente lo stesso tubo. Sono amplificatori così complessi che non sono semplici, non sono sostanzialmente lo stesso tubo. E queste valvole di linea invece? Queste sono le valvole di segnale. Anche per le valvole di segnale abbiamo deciso di utilizzare delle Genelex Gold Lion, in quanto hanno le stesse prestazioni, hanno i piedini dorati e permettono ai nostri apparecchi di suonare al meglio. Perfetto. E sono le stesse soluzioni, le Genelex vengono utilizzate anche nelle versioni anniversary dei nostri prodotti perché danno quel plus che può essere consentito per gli apparecchi che sono in versione diciamo più prestigiosa. Tutto questo per dire che sul canale avremo in prova il nuovo S6 in assoluta anteprima mondiale, sì. Ok? Quindi sarete i primi ad averlo. Saremo i primi ad averlo, quindi ringraziamo tantissimo l'appassionato. Molto appassionato. Perché venendo qua ci siamo detti che la prima cosa per noi è la passione, tutto questo nasce dalla passione, si vede e si sente. Quindi ti ringraziamo e a molto presto. Salutiamo i nostri follower. Ciao e grazie.